Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. In questo video volevo portarvi in questo piccolo orticello che sto cercando di salvare dall'attacco delle lumache già da circa un mese e mezzo, perché sono tantissime. Ultimamente le piogge sono molto più lievi, sono piogge che durano un po' meno, non tanto abbondanti e il sole, diciamo, è un po' più presente. Questo fa sì che la terra si asciuga e quindi le lumache effettivamente in questa ultima settimana sono un pochettino diminuite, ma sono diminuite anche perché ne ho liberate quasi, ne ho catturate e liberate nel bosco qui vicino a casa 850, 900, perché l'ho contate di volta in volta che le raccoglievo, sommando poi tutte le cifre sono arrivate a circa 900 lumache liberate nei boschi per non uccidere. Però sono arrivato a un punto in cui ho deciso di utilizzare anche un metodo un po' drastico, diciamo se una minima quantità verrà catturata in maniera un po' più drastica rispetto alla liberazione e pace. L'importante è rimanere sempre in una sorta un po' di equilibrio senza fare una distruzione completa. Nel resto del giardino non ho usato nessun metodo, le lumache hanno danneggiato parecchi fiori, ma va bene così perché il giardino non c'è roba che mi porta in tavola, a parte qualche aromatica. Qui nell'orto invece l'importanza è proprio quella della spesa per comprare delle piante, per coltivarle e portarle poi in tavola. E quindi qui il metodo drastico di controllo delle lumache è stato attuato con dei bicchieri che ho creato sistemandoli con della birra, ne ho già catturato una cinquantina di lumache, in più ho comprato ancora questi contenitori oggi, che sono proprio adatti, un po' più robusti dei bicchieri, perché non ci piove sopra, si possono smontare, riempire di birra, chiudere interrandoli e poi le lumache ci finiranno dentro. Purtroppo mi spiace, però effettivamente è già la terza volta che compro l'insalata che viene sistematicamente divorata. Ho acquistato oggi al vivaio, a parte un pomodorino ciliegino che voglio aggiungere agli altri, ma ho preso nuovamente per la seconda volta 12 piante di cavolo cinese, dovrebbero essere 12, 3, 6, 9, 12, perché le 12 piante che avevo acquistato 3 settimane fa, più o meno, sono state divorate di nuovo dalle lumache. E quindi qui c'è un'altra spesa. Ho preso anche il cavolo fioraro, non so se è il periodo giusto per questo tipo di cavolo per essere messo in giardino, soprattutto sotto il calore di una serra a tunnel, ma ci voglio provare. Comincerò già a mangiucchiare qualcosina per sentire un po' il gusto, al limite poi lo ricomprerò coltivandolo poi magari in un periodo che è un pochettino più adatto. Per quello che riguarda invece il peperone, quest'anno ci voglio di nuovo riprovare. Ci avevo provato 2 anni fa con i peperoni, ma non ero riuscito a coltivarli bene perché non avevano fatto nessun tipo di frutto, diciamo. Ho comprato 6 piante di questo peperone a corno rosso abbastanza lungo, che mi ha attratto quando ero lì nel vivaio. Ho detto prendiamo queste piante e proviamo a metterle in serra, soprattutto qui che fa particolarmente caldo, e quindi il peperone dovrebbe essere un po' avvantaggiato da questo tipo di coltivazione. Qui vedete che ho acquistato anche delle zinnie, queste sono zinnie giganti della California, perché le ho seminate, ma anche lì tutte le semine delle zinnie, ne avevo un centinaio se non di più, sono state divorate anche le semine dalle lumache. Tutto ciò che io ho seminato per quello che riguarda l'orto e le zinnie sono state divorate dalle lumache, a parte qualche piccola celletta con delle bietole, mi sembra. Quindi, come ho già detto negli altri video, il problema delle lumache quest'anno è stato molto ma molto impegnativo. Adesso ce ne sono leggermente meno perché alcune le ho catturate con la birra, perché sta facendo molto più caldo, sta piovendo leggermente meno, le piogge durano meno, la terra si asciuga in fretta e ho notato che le lumache, dove la terra è particolarmente secca e diventa proprio sabbiosa, tendono a non avventurarsi, nel senso che non le trovo in queste zone di terra particolarmente secca. Qui sotto il tunnel non piove, devo bagnare io, e quindi automaticamente qui la terra è proprio secca, tranne qui all'ingresso perché ha piovuto 2 giorni fa di stravento, è arrivata una sorta di nubifragio, tanto per esagerare, di pioggia intensissima che ha bagnato anche un pochettino all'interno della serra, però la parte centrale rimane particolarmente asciutta, infatti devo bagnare spesso. Per bagnare, quando c'è un problema di lumache, è sempre meglio farlo al mattino presto. Questa settimana non posso perché faccio proprio il mattino come turno lavorativo, però sarebbe bene bagnare sempre al mattino presto, ovvero si scende giù in giardino, si controlla se ci sono lumache e si tolgono e si portano da un'altra parte,
e si bagna, perché così durante il giorno la terra può asciugare dopo la bagnatura, la pianta è stata idratata e alla sera la terra si presenta abbastanza asciutta. In questo modo le lumache non strisciano molto volentieri al di sopra, soprattutto se diventa leggermente sabbiosa. In più ho acquistato anche dei tagete perché voglio sistemarli un po' tra una pianta e l'altra qui nell'orto, per dare colore, perché mi piacciono tantissimo, il giallo e l'arancione dei tageti mi piace veramente tanto, ne ho anche seminati alcuni e sono sopravvissuti dall'attacco delle lumache. In questo modo porto del colore nell'orto, in più aumento anche un po' la biodiversità, perché il tagete aiuta appunto ad attirare anche insetti impollinatori, così nel giardino più fiori ci sono e più si crea una biodiversità buona, adatta per sconfiggere poi magari quelli che sono altri tipi di parassiti, che possono essere gli afidi delle rose e di altre piante che coltiviamo, perché più insetti buoni attiriamo, più questi insetti buoni magari sono adatti per poter nutrirsi di insetti che sono dannosi. Comunque ci trovo qui all'interno della serra a tunnel, dove tra l'altro fioriranno poi anche i gladioli che ho lasciato qui, sono spuntati perché erano stati messi qui qualche anno fa, non li ho tolti, quindi i gladioli, le bietole, ho messo del basilico, tra i pomodori ho sistemato del prezzemolo, arriveranno i tagete, poi ho visto che ci sono altre piante utili, fiorite, che posso portare anche qui all'interno dell'orto, comunque diventerà un qualcosa di particolarmente colorato. Adesso mi metto all'opera piantando i cavoli cinesi in una zona dove c'è un bicchiere con la birra, in modo da poter proteggere di nuovo queste piante, visto che è la seconda volta che le compro. Eccomi qui nella parcella dove voglio mettere le prime 6 piante di cavolo cinese. Qui veramente fa molto ma molto caldo, qui ci sono dei cetrioli che stanno pian piano partendo. Purtroppo le temperature sono sempre basse durante la notte. Pensate che siamo a giugno, siamo già all'11 di giugno e qualche sera fa le temperature notturne erano di 10 gradi, quindi vi lascio immaginare anche qui all'interno della serra, visto che non è totalmente chiusa, come si è abbassata un po' la temperatura, questo impedisce un po' le piante per poter partire. Però durante il giorno il calore è notevole e quindi noto che scalda anche abbastanza la terra, e quindi la terra poi rilascia un po' di calore notturno adesso negli ultimi giorni, e vedo che stanno cominciando un po' a partire. Comunque speriamo, quest'anno per l'orto è un po' un problema. Qui avevo seminato, pensate un po', 2 mesi fa delle cime di rapa. Visto le basse temperature, la continua pioggia, temperature che non si alzavano, queste cime di rapa, qui c'è un bambù che devo eliminare perché sta arrivando un po' dappertutto, cime di rapa sono cresciute e hanno cominciato a fiorire già essendo piccoline, quindi non penso che riusciranno a produrre una quantità vegetale buona da mangiare, diciamo una buona quantità, perché se sono già fiorite così piccoline, secondo me mi fa pensare che sono piante abbastanza deboli. Le lascio, non le tolgo, vediamo che cosa succede, tanto le ho messe anche qua tra i cetrioli, tanto per salvarle, si sono salvate dall'attacco delle lumache, ho detto dai, vi porto in giardino, facciamo così. Adesso sistemo il cavolo cinese. Ho notato che il piantabulbi per mettere le piante da orto è abbastanza buono come attrezzo, perché rende tutto un pochettino più facile. Io quando acquisto le piantine nei vivai cosa faccio? Controllo subito che non ci sia qualche lumaca nascosta all'interno della vaschetta, sotto la vaschetta, perché è già capitato, e quindi ormai per le lumache io ci vado veramente cauto sotto ogni punto di vista, osservo tutto perché cerco di non portarne almeno di nuove qua nel giardino. Poi vado un pochettino a liberare un po' di radici sul fondo, nella terra dove è stato coltivato questo cavolo cinese, senza distruggere troppo, solo liberarle un pochettino, fargli capire che possono smettere di crescere un po' in circolo e possono allargarsi. Poi col piantabulbi vado a sistemarmi la mia pianta di cavolo cinese. Il piantabulbi trovo che sia proprio uno strumento adattissimo. Poi dopo faccio una bella bagnata, perché purtroppo le sto piantando adesso, al mattino non ho tempo, e vado a sistemarmi il mio cavolo cinese, pregando che venga salvato da un nuovo attacco di lumache, perché veramente non ne posso più, quest'anno è un dramma. Così, e proseguo poi con le altre piante. Mi piace usare questo strumento, il piantabulbi, perché rispetto la paletta non sollevo troppo, nel senso che scavo proprio il diametro che mi serve per poter piantare la mia verdura nell'orto comprata al vivaio.
Il fatto di scavare con questo, per poter piantare le verdure, fare proprio soltanto un piccolo diametro di scavo, aiuta anche la parcella della terra a non essere disturbata troppo, perché ricordiamoci sempre, ad esempio, se prepariamo una parcella di questo tipo con compost, terriccio, terra da giardino, perlite, eccetera, e poi lo lasciamo riposare per un po' di mesi, ad esempio durante l'inverno, si crea tutto un habitat di microrganismi all'interno. Tutte le volte che noi andiamo a scavare, portiamo fuori, portiamo i microrganismi che devono stare sottoterra all'esterno e li uccide, e quindi così facciamo un danno alla terra. In questo modo invece il piccolo danno viene soltanto fatto proprio nel diametro per poter inserire la piantina senza smuovere tutto il terreno. La terra meno la tocchiamo e meglio è. E spero di mangiarmi questo cavolo cinese, non so se l'avete mai mangiato voi, io lo adoro, ha un gusto eccezionale. È proprio cavolo cinese, perché poi c'è un'altra varietà che è il pak choi, che però mi piace meno, mentre il cavolo cinese lo trovo fenomenale. Magari se riesco a coltivarlo poi farò un video magari su una ricetta col cavolo cinese, vediamo. È un po' che non faccio video in cucina. Anche qui riporto un pochettino di terra e vado a mettere l'ultima piantina di queste 6 di cavolo cinese. Voilà, e poi procederò a dare una bella bagnata. Cresceranno anche le cime di rapa insieme, vediamo se qualche cima di rapa diventa un po' alta e si riesce a raccogliere qualcosa bene, altrimenti sono dei fiorellini, possono sempre servire come apparato radicale a smuovere un pochettino la terra e a creare sempre diciamo, un ecosistema sotterraneo buono, perché la terra poi lasciata scoperta effettivamente non va mai bene, dovrebbe essere sempre ricoperta di erba. La terra è un po' come il cuoio capelluto, un cuoio capelluto senza capelli al sole si brucia, se ci sono i capelli no. La terra nuda al sole si brucia, se c'è l'erba che la copre è tutta un'altra cosa. Sempre con il piantabulbi vado a inserire qui il mio 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo pomodoro. Io di pomodori non ne metto mai tantissimi, perché il pomodoro richiede tanto lavoro, togliere le femminelle, cercare di guidarli, far sì che non diventino un cespuglio pieno di rami che poi non si capisce più niente, preferisco avere meno lavoro. Siamo in 2, ci mangiamo quei pomodori che riusciamo a raccogliere, non facendo mai il sugo. Non ci piace molto il sugo di pomodoro, lo usiamo ogni tanto, acquistiamo qualche barattolo, magari un ragù, magari anche vegetariano nei negozi. Io poi mangio la carne, quindi a volte mi prendo anche un ragù normale, ma di per sé il sugo è un qualcosa, la salsa è un qualcosa che non facciamo mai e non mangiamo quasi mai, neanche sulla pizza, la mangiamo quasi sempre bianca, e quindi questi pomodori ci piacerà poi raccoglierli direttamente dalla pianta e mangiarceli freschi, magari con le friselle, queste combinazioni un po' fresche ed estive. Quindi il pomodoro ciliegino me lo vado a inserire qui, in questo punto, perché c'è ancora un paletto libero. Questo ha bisogno di un pochettino di acqua perché, mamma mia quante radici contorte, ha bisogno poi di un bel po' di acqua perché deve riprendersi un attimino. Qui una lumaca si sta salvando dalla birra, è entrata dentro, non gli è piaciuta e sta uscendo, logicamente non ce la butto dentro, la lascio lì. Se vuole uscire si farà il suo giro, magari la raccolgo e poi la butto nel bosco. Tanto per farvi capire che è vero, sto usando la birra per eliminare proprio drasticamente molte lumache, ma logicamente non ce le vado a buttare dentro, nel senso, se ci andranno loro ok, se non ci vanno e le trovo in mezzo alle piante le raccolgo e le butto nel bosco. Qui mi trovo nella parcella del mio piccolo orticello più problematica in assoluto, è qui che le lumache cominciano a far danno, sempre. Qui c'erano i ravanelli, li ho tolti tutti, non se n'è salvato uno e ce n'erano un centinaio di ravanelli. Guardate qui il disastro sui cipollotti egiziani. Adesso hanno fatto una foglia nuova perché a forza di raccogliere lumache ormai penso che non ce ne siano più tante, comunque qualcuna la trova ancora. In più ho utilizzato questo metodo, qua dentro ci sono già
1, 2, 3, 4 lumache, poi dovrò cambiare, ogni 2-3 giorni metto della birra nuova e tolgo quella vecchia. Ho utilizzato questo metodo, ho messo un bicchiere di plastica con birra all'interno riempito un po' meno della metà e poi con un bicchiere un po' più grande ho fatto 2 fori con la forbice, l'ho sistemato al di sopra in modo che la birra non venga diluita con la pioggia e ho sistemato poi al di sopra una pietra in modo che se le lumache entrano e sono anche in grande quantità, spostando il bicchiere non mi causa poi la caduta. In questo modo rimane tutto abbastanza fermo. Così ho usato questo metodo appunto anche in diverse altre zone, tra le bietole, tra i pomodori, dove c'è il prezzemolo, e poi l'ho messo anche qui dopo aver tolto il ravanello. Questa è una zona molto critica perché purtroppo qui ho le cisterne dell'acqua, tutte le volte che riempio l'annaffiatoio un po' di acqua esce, quindi tiene sempre tutto molto umido, è una zona molto ombreggiata. La sera tardi si vedono proprio le lumache pian piano che arrivano per entrare nell'orto, ma la prima parcella che trovano è questa, quindi cominciano a divorare da qua. Adesso con la birra ne ho catturate alcune, vediamo, proviamo con il cavolo fiolaro, 6 piante che sistemerò qui perché ha bisogno di un po' di distanza tra una e l'altra e quindi speriamo che vada bene e vediamo se riuscirò a mangiare qualcosa o perlomeno ad assaggiarlo. Ho cercato un composto per le ultime 6 piante di cavolo cinese perché ne ho ancora 6, anche qui non vedo lumache, ne ho ancora 6 e purtroppo qui all'interno della serra non c'è più posto perché 6 le ho messe lì, poi ci sono delle insalate che ho ricomprato di nuovo, insomma cetrioli, le bietole eccetera, quindi che cosa ho deciso di fare? 3 piante di cavolo cinese le sistemerò proprio all'interno delle bietole perché qui dove ci sono le bietole non ho mai notato una buona presenza di lumache, nonostante tutto abbastanza umido, vedo che non c'è un giro di lumache, quindi 1, 2, 3, anche 4 posso metterle poi qui all'interno, tanto c'è un pochettino di spazio. Queste bietole colorate crescono abbastanza in altezza, quindi ombreggiano un pochettino il cavolo, magari evitando di farla andare poi subito a fiore, visto la temperatura calda che c'è qua dentro. Un esperimento, vediamo di coltivare queste 6 piantine tra le bietole, vediamo un po' se riesce come esperimento, anche per nasconderla un po' alla vista delle lumache, così magari se quelli lì verranno poi divorati in qualche modo, almeno questi riusciranno poi a salvarsi, speriamo. Non ho ancora spostato il pietrone dove al di sotto possono esserci delle lumache, lo farò ancora in questi giorni, vediamo. Avevo parlato del calore e dei peperoni coltivati sotto la serra, che il calore può aiutarli, però effettivamente piantando il cavolo cinese non ho più tantissimo posto, nel senso che ho esaurito i posti disponibili. Quindi proviamoci, anche se so che il peperone qui nel terreno del mio giardino non ha mai reso molto perché patisce, come anche la melanzana, non riesco proprio a coltivarla. Ci provo mettendoli qua, dove ho sistemato anche delle angurie, in questa piccola parcella che avevo fatto per il cavolo cinese, ma potete vedere che questo è quello che è rimasto dopo l'attacco delle lumache. Anche qui è stato fatto un controllo, 2 bicchieri con la birra e anche qui c'è una cattura di qualche lumaca all'interno. Andrò poi a decespugliare l'erba di San Pietro tagliandola e facendola ricrescere un po' dalla base, così libero un po' le zone d'ombra, in modo che le lumache vanno a nascondersi un po' più in là, non vicine a questa parcella. In più sta anche fiorendo la lavanda, queste sono piantine messe all'inizio di quest'anno, sono molto contento perché a me la lavanda piace tantissimo. Allora, 6 piante di peperone che andranno qui nella parcella dove avevo messo appunto i cavoli cinesi, e anche qui speriamo che riescano a crescere, a salvarsi sempre dalle lumache e soprattutto poi a crescere bene, dando questi peperoni a cornetto rosso che devono essere molto molto buoni. Questo è anche un posto molto soleggiato e quindi potrebbe essere proprio adatto alla coltivazione del peperone perché è anche molto caldo come posto. Sono 6 piante, quindi qui lo spazio c'è, qui addirittura ne ho 2 insieme. Questa terra non è stata molto concimata, quindi poi devo apportare un pochettino di compost
o magari fare una concimazione magari liquida, vediamo, per aiutare un pochettino il peperone, anche se comunque avendo un terreno argilloso è molto organico, quindi le sostanze non mancano, sostanze nutrienti, sostanze nutritive. Tra l'altro, tanto per parlarvi mentre pianto il peperone, io sono sin da piccolo allergico al polline e un pochettino di allergia adesso ce l'ho, ma molto meno degli anni precedenti. Questo credo che sia dovuto dal fatto che, a parte che sto controllando cerco di controllarmi un po' quando ci sono formaggi latticini, ma ho notato che diminuendo i latticini e togliendo completamente dalla mia alimentazione il latte di mucca, perché adesso bevo solo latte di avena o latte di soia, togliendo il latte di mucca già da 4 anni almeno, bevo latte di soia e di avena, ho notato che facendo questo la mia allergia al polline è diminuita tantissimo. Quindi sì, ogni tanto magari mi sentirete che tiro un pochettino su col naso perché stando in giardino qualcosa c'è che mi dà fastidio, ma se mi paragono al Giuseppe di 5-6 anni fa, che veniva giù in giardino col fazzoletto perché veramente aveva gli occhi che lacrimavano, completamente bombato di antistaminici, io non ho ancora preso un antistaminico quest'anno, neanche l'anno scorso, forse uno l'anno scorso perché c'era una fioritura particolare fuori periodo che mi ha dato fastidio, ma devo dire che togliendo i latticini la mia allergia al polline, latticini inteso come latte di mucca, a colazione ad esempio, la mia allergia al polline è diminuita tantissimo. Quindi anche questo è un esperimento da poter fare nell'alimentazione per vedere che cosa succede togliendo questo latte di mucca che effettivamente non fa assolutamente bene. Come anche i formaggi, sono alimenti buonissimi, fantastici, ma veramente dannosi per l'organismo perché tra colesterolo ed altro possono creare poi dei problemi. Tra l'altro il latte di mucca non serve assolutamente, da quello che ho letto anche in alcune riviste di alimentazione che ho letto, a dare il calcio alle ossa, e addirittura sembra che il latte di mucca quando noi lo digeriamo, lo beviamo, per digerirlo il corpo impiega tantissimo calcio, quindi come può rimpiazzare quello che è stato tolto per poterlo digerire? E quindi questo è quello che ho letto almeno in alcuni libri. Comunque io me lo sono tolto e vedo che la mia allergia al polline è migliorata tantissimo. A parte questo discorso, ho piantato i miei peperoni, adesso speriamo che le lumache non vadano qua a rovinarmeli, e andiamo a vedere adesso anche la serra perché ho piantato anche i tagete, così concludiamo il video. Eccomi qua alla fine di questo video, cavoli cinesi, l'ho messi anche un pochettino qui, gli ultimi 2 che avanzavano l'ho messi qua vicino ai cetrioli, vediamo un esperimento. Ho piantato anche i tagete un po' in giro qui, un po' vicino i pomodori tra i cavoli di Bruxelles, in mezzo alle bietole, e così porto anche un pochettino di colore. Adesso sono piccolini quindi non si fanno molto vedere, ma poi cresceranno in cespuglio. Porterò altro tagete magari da seminare qua davanti in modo da creare ancora una zona di colore, anche se è una zona di passaggio magari farò 2 divisioni, e speriamo dai che le lumache mi diano una tregua. Io continuerò comunque a raccoglierla, a liberare nel bosco, e speriamo di portarci in tavola finalmente qualcosa da mangiare, perché che cosa succede? Succede che siamo già quasi alla metà di giugno e quindi effettivamente a quest'ora già qualcosina doveva essere portato in tavola. Comunque le mie taccole, perché ho una piantagione di taccole qua dietro abbastanza abbondante, voluminosa, ci hanno già regalato qualcosa da portare in tavola, sono molto buone. Niente, io aspetto un po' di cetrioli, il prezzemolo che cresca bene, finalmente mangiare qualche bel pomodoro raccolto qua all'interno della serra, e comunque aspettando questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Adesso vado a piantarmi le zinnie nell'aiuola circolare degli iris perché voglio tanto colore anche là dentro, e poi finalmente una bella cena e un bel riposo dopo questa giornata che è stata abbastanza impegnativa. Ciao a tutti, grazie ed a un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!